Allora, benvenuti ragazzi. Oggi abbiamo finito un local, il primo posto si è qualificato A Nicola Paierani. e con un deck sorprendente, ovvero Mutant. Ci spieghi un po' perché hai costruito questo deck? Perché mi piaceva e non avevo altri mazzi, molto semplicemente. Ok, vabbè, andiamo direttamente a Ah, vedere il giusto, deck. allora vabbè. Tre dei piccoli, chiaramente la partenza del mazzo. E uno di quelli grandi, non Ok, quello delle magie perché gioco veramente poche magie. E questi qua vanno giocati, non più bestie perché fa briccare, già il mazzo bricca abbastanza. ok. Entra 3 Ash che sono più versatili, anche perché non ho ben idea di cosa ci sia in questo meta, quindi questi stanno Mm. sempre bene, idem gamma. Cioè sei tornato da poco? Sì, sono tornato, faccio non tanti local. Ok. E questo qui è anche parecchio forte perché comunque ci possiamo autorimuovere i mostri e quindi chiaramente non abbiamo mostri sul campo e possiamo tirarlo anche più avanti nel game e non solo a game 1, chiaramente è molto forte anche come entra. Poi mono e mono per togliere cose strane che non sapevo cosa ci potessero essere, tipo Dragoon che è Va difficile da bene. togliere. E questo è anche parecchio forte contro tutte. Ho beccato Sword Soul, è stato forte, non sapevo cosa Mhm. facesse il mazzo, però è forte. Va bene. E poi mono da fusione perché una va giocata può aiutare ad scappare o in Quindi porta la situazioni fusione strane. questa? Questa porta la fusione, se l'avversario attiva qualcosa puoi usare anche mostri da cimitero o mazzo. Questa qui è terreno sempre una perché è un brick alla fine, però comunque è molto comoda a volte per estendere o. Mhm. No, spiegaci cosa fa perché Questa in non pratica è... quando entra è un mostro mutante da mano o banditi di livello 4 inferiore Mhm. e poi può mettere in fondo al mazzo un mutante dalla mano e pescare una carta e poi tutti i tuoi mutanti guadagnano 100 per ogni mutante con nome diverso al cimitero. A destra i banditi. Extravagance, Va chiaramente, bene. perché l'extra ci serve solo una carta, speriamo di non bandirla. E 2 teleport Perché i mostri sono psichico? esatto, Ok. e un collet perché entrap fanno molto male. Giocherei le TTT, le avessi ma non le ho. E queste sono altri teleport trappola però e fanno anche proteggono i mostri livello 8 superiore. Forte. E poi 2 Cry, che questa è l'unica modifica che ho fatto da quando gioco il mazzo, prima ne giocavo una, però Ok. molto spesso capita giocando solo 2 mostri grandi di finirli, quindi queste vanno giocate a 2 per Perché riciclarli. cosa fanno? E queste in pratica fanno fusione rimettendo dal mazzo da banditi, cimitero o terreno. Ah, forte. Queste perché se partiamo primi dobbiamo vincere contro i combo e quindi queste sono veramente forti. E idem questi, chiaramente. Va bene. Nel senso ci potrebbero stare anche gli strike, però non li avevo dietro, perché non sono di questa città, quindi probabilmente avrei giocato gli strike se mi puoi. Però anche questi sono stati forti. Queste qui che sono le carte che mi hanno deluso di più, però comunque ci stanno anche perché danno consistenza per una carta Come che mai gioca deluso? nell'extra. Come mai deluso? Perché sono state sempre morte quando le ho viste. Mm. Però danno anche consistenza perché gioco la rana e la rana riaggiunge piccoli o gamesiel volendo. E poi 2 impermanence. Ok. Quindi... Ok. Per l'extra invece è 40 comunque. L'extra ha il Mirage perché in realtà adesso è inutile, però può capitare di farlo con la normal e aiuta a giocare sotto TCBO. Mm. E mascherina perché a volte capita di dover passare con questa quando con Extravagance banniamo le nostre fusioni. Questa molto generica forte, questa è inutile più o meno, questa è in combo con lei. Questo qui ci chiudi ogni tanto partite ed è capitato. E queste due sono da mandare di punishment o in casi assurdi fare con i livelli 2 acqua, ma non è mai capitato. Queste sono molto molto forti, è la fusione che fai sempre e in pratica quando entra spaccano una e poi diventano immuni a un effetto di carta e in più quando vengono distrutti riciclano anche cose dei banditi. Questi sono inutilissimi, giocando solo 2 livelli 8 non li cali mai e questi penso Per punishment. per punishment. Ok. Quali sono i mostri che cali più spesso? Alla fine cali solo lui, Sì? e una volta torneo forse lui e mascherina una volta torneo pure. E Va bene. basta. Diciamo che l'extra lo usi poco a parte per la fusione. Sì. E poi i side 3 shifter Sì. perché sono forti contro i combo
non di main fanno veramente schifo. Li pesco sempre di extravagance e basta. Queste che sono state inutili, però le avevo, le ho messe. La side è un po' a caso, a parte qualche carta, questo perché se vai secondo fai fatica a distruggere le board, quindi serve. E lui, perché è il terzo di loro e fa la stessa cosa degli altri, però con le magie. Ok. Quindi è intargetabile da magie, quando l'avversario attiva una trappola bagni una carta e peschi 2 e ci può stare perché comunque hai altre magie di side, quindi in caso si metti la storm metti anche lei di solito. Questa per rubare partite, queste due pure, anche se sono state abbastanza inutili, e queste sono state veramente forti quando parti primo o Vabbè. secondo, quando Sky Striker o cose simili. Qual è la tua win condition? E in realtà non ce n'è una, però l'idea è riuscire a resistere un turno per poi mettere uno o due ciccioni in campo più una fusione e OTK'are Dovete cappare. in uno o due turni, Ok. insomma. E sei riuscito sempre a farlo? No, però bene o male, pian piano, con un ciccione ogni turno, chiudi l'avversario. Quando ci provi. Ok. Ti ricordi contro chi hai giocato oggi? Ho preso 2 Virtual World, uno Sword Soul, uno Sky Striker e un Thunder Dragon. È finito come punteggio? E 4 vinto e un pareggio. 4 vinte e un pareggio. Non male, non male. Grazie per la profile. Niente, alla prossima. Vuoi ringraziare qualcuno? Lui perché mi ha fatto venire a fare il torneo. Ok. Tutto qua. Va bene. Va bene, grazie mille. Spero di vederti nei Grazie. prossimi local. GG. Va bene, a posto.